Ci sono alcune parole che in italiano sono intraducibili o perlomeno sono traducibili solo con alcune locuzioni, cioè con un insieme di parole, con un gruppo di parole. Oggi ne vedremo 12. Cominciamo con la prima parola, che è cafuné. Questo termine deriva dal portoghese brasiliano e significa passare teneramente le dita tra i capelli della persona che amiamo. Come vedi, è una parola che per essere tradotta in italiano ha bisogno di una lunga spiegazione. Parola molto interessante che noi italiani non abbiamo. La seconda parola deriva dal tedesco ed è un po' difficile da pronunciare. È la parola Waldeinsamkeit. Allora, questo termine sta a indicare quella sensazione confortevole che si prova quando siamo da soli in un bosco, quando ci troviamo da soli all'interno della natura. Questo termine è composto da due sostantivi. Il primo è Wald, che in tedesco significa foresta, mentre la seconda parte, ovvero Einsamkeit, significa solitudine. Questo termine è nato alla fine del Settecento, quando uno scrittore tedesco ha voluto descrivere quella sensazione di serenità che si può raggiungere isolandosi nella natura, nello specifico all'interno di un bosco. Dallo spagnolo caraibico deriva invece il termine cotisuelto, che si riferisce all'abitudine di alcuni uomini di portare la camicia al di fuori dei pantaloni. Chissà se c'è qualche cotisuelto all'ascolto in questo momento. Nel caso ti chiedo di dirmelo qui sotto nei commenti. Finalmente ho scoperto che esiste un termine molto utile per me, per descrivere tra l'altro quello che c'è qui sotto. In tedesco si parla di Kabelsalat, letteralmente significa insalata di cavi, ovvero ci si riferisce a un groviglio di cavi elettrici. Come vedi, questa parola non esiste in italiano, noi parliamo appunto di groviglio di fili elettrici. Chissà se questa parola è utile anche per te, così come lo è per me. La parola giapponese tsundoku si utilizza così com'è anche in altre lingue, perché non c'è una vera e propria traduzione. Tsundoku si riferisce al fatto di comprare dei libri e poi non leggerli, ovvero accumulare dei libri e lasciarli lì, quindi impilarli. Non so se anche a te succede. A me decisamente sì, anche perché sono un'accumulatrice di libri. Alcuni li leggo e altri vengono letti successivamente. Questa parola è composta da due parti. La prima deriva da tsunde oku, che significa appunto accumulare le cose e lasciarle lì, e la seconda parte deriva da dokusho, che significa leggere i libri. Il termine Iktswarpok, non lo ripeto perché faccio molta fatica a pronunciarlo, deriva dalla lingua Inuit e serve per descrivere
quel sentimento di attesa quando deve venire qualcuno a casa e noi ci affacciamo continuamente alla finestra oppure apriamo la porta per vedere se questa persona sta arrivando. Non so se a te questo capita, a me decisamente sì. Quando qualcuno deve arrivare sono sempre agitata, contenta e passo dalla finestra alla porta. Raccontami se succede anche a te qui sotto nei commenti. Se ciò che stiamo vedendo ti sembra interessante, ti invito ad iscriverti a questo canale e ricorda anche di attivare la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. E a proposito, se vorresti conoscere altre parole intraducibili in italiano, ti consiglio la visione di questa videolezione, la prima che ho pubblicato proprio su questo argomento. Troverai il video qui nella scheda e il link nella descrizione qui sotto. Ed ora veniamo ad un'unità di misura decisamente bizzarra. Allora, si tratta del porunkusema. Questa è una parola che deriva dal finlandese e sta a indicare la distanza che una renna può percorrere comodamente prima di aver bisogno di urinare e quindi di fare una pausa. Il porunkusema corrisponde più o meno a 7,5 chilometri. Mi sapresti dire la tua distanza da casa tua al lavoro utilizzando il porunkusema? Scrivimelo qui sotto. Ti piace viaggiare? Allora questa parola sicuramente ti piacerà. Deriva dallo svedese, è il termine resfeber e sta a indicare il battito del cuore di un viaggiatore prima che il viaggio cominci, un misto di ansia e aspettative. Un'altra unità di misura molto particolare deriva dall'arabo. È il cosiddetto ghurfa. Ghurfa si riferisce alla quantità d'acqua che possiamo tenere in una mano. Come ti ho detto, è un'unità di misura molto particolare, ma utilissima, specialmente per i bambini che costruiscono i castelli di sabbia in spiaggia. Ti è mai successo di ascoltare una brutta barzelletta? Così brutta che ti viene da ridere proprio per questo? Ebbene, nella lingua indonesiana c'è una parola che descrive proprio questo. Si tratta di jayus, non so se la pronuncia sia corretta, ma quando una barzelletta è così brutta che ti viene addirittura da ridere, puoi utilizzare questa parola. Hai presente quando lasci vagare lo sguardo in lontananza senza pensare a niente? Ebbene, la parola bocchetto, di origine giapponese, descrive proprio questo. Dall'olandese deriva il termine gezellig. Naturalmente chiedo a chi parla olandese di correggere la pronuncia perché non so se sia giusta. Comunque questo termine sta a indicare quel senso di intimità calda e accogliente che si prova quando stiamo con le persone che amiamo, e direi che questa è la parola perfetta per concludere la carrellata di parole intraducibili in italiano.
Domanda: quale parola ti è piaciuta di più? Le conoscevi queste parole? Le avevi mai sentite citare prima? E nella tua lingua ci sono delle parole che tu ritieni intraducibili? Ti chiedo di dirlo a me e anche agli altri membri di questa comunità qui sotto nei commenti. E ricorda che se vuoi ricevere una video lezione sulla lingua italiana gratuitamente nella tua casella di posta elettronica, puoi iscriverti alla mia newsletter. Lo puoi fare gratuitamente sul mio sito elisabetta.maccani.com. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli.